State per partire per l'Italia, ma avete paura di non riuscire a comunicare? Avete prenotato il volo, l'albergo, ma temete di bloccarvi davanti al tassista o al cameriere? Non vi preoccupate, siete nel posto giusto. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Con questo video imparerete 25 frasi indispensabili per godervi il vostro viaggio in Italia. Ho selezionato davvero quelle più pratiche e veramente utilissime in vari contesti in Italia e le ho suddivise in 4 blocchi tematici. Così sarà tutto più facile da memorizzare. Prima di tutto vedremo le frasi per parlare del vostro viaggio. Poi ovviamente ci occuperemo di ristorante, negozi, quindi passeremo a spostamenti e orientamento e infine vedremo come chiedere aiuto e farsi capire quando l'italiano va troppo veloce. E ovviamente restate fino alla fine perché c'è l'esercizio di ripasso. Cominciamo subito. Come vi dicevo, il primo blocco è quello contenente le frasi utili per parlare del vostro viaggio, perché non appena gli italiani noteranno che siete stranieri, partiranno con le domande. Da dove vieni? Cosa fai qui? Ti piace l'Italia? E preparatevi perché in Italia anche le conversazioni con gli sconosciuti possono durare alcuni minuti, 20, 30. Prima frase. Sono in vacanza. La frase più semplice e più usata. Se volete potete aggiungerci anche un qui. Sono qui in vacanza o sono qui a Napoli in vacanza. O il tempo. Sono in vacanza per 2 settimane. Sono in vacanza per il fine settimana. Quindi mi raccomando, notate, in italiano sempre utilizziamo in questo caso la preposizione in e poi vacanza al singolare. Oppure, questa ne contiene 2, ma sono molto simili, quindi le ho messe insieme. Sono qui per lavoro o viaggio per lavoro. Insomma, per chi non è in vacanza, ma in trasferta. Cosa? La trasferta è il viaggio per lavoro. Lo sentirete molto spesso, soprattutto nel mondo del calcio. Fare la trasferta, cioè andare a giocare una partita in un'altra città. Sempre lavoro. E anche in questo caso potete aggiungere il tempo. Sono qui per lavoro per 3 giorni. O sono qui per lavoro, resto solo 3 giorni. E attenzione qui, notate un'altra preposizione, per. E anche in questo caso, così come in vacanza, si tratta di espressioni fisse che non richiedono l'articolo. Prossima frase. È la mia prima volta in Italia. Frase magica. Provate a dirla a qualunque italiano e gli si illumineranno gli occhi. Vi consiglierà 100 posti da visitare, 100 ristoranti. Vi dirà persino il nome di sua cugina che lavora al museo e che quindi vi può fare uno sconto, eccetera. Gli italiani amano che qualcuno scopra il loro paese
per la prima volta. In alternativa potreste dire sono già stata in Italia diverse volte o sono già stata in Italia 2 volte, 3 volte. Prossima frase l'abbiamo già vista un po' prima, ma può funzionare anche da sola. Resto per numero giorni. Resto per 5 giorni. O in alternativa rimango. Rimango per 2 settimane. Infatti restare e rimanere sono praticamente sinonimi. Li potete usare liberamente in modo intercambiabile. E questa frase potrebbe davvero tornarvi utile, per esempio in albergo o durante i controlli all'aeroporto o con qualunque italiano che vi chieda per quanto tempo restiate in Italia. Sto visitando più luogo. Il verbo stare più gerundio è la forma progressiva italiana. Sto visitando la Toscana. Sto visitando le Cinque Terre. Sto visitando il Sud Italia. Per esempio, siete a Napoli, in un bar, state bevendo un buon caffè e il barista vi chiede: «Ah, tu non sei italiano, che ci fai qui?» «Ah, sai, sto visitando il Sud Italia, resto qui per 2 settimane. Oggi sono a Napoli, domani andrò a Bari». E avete fatto conversazione come un madrelingua italiano. Ancora, prossima frase. Sono qui da solo, da sola. O sono qui con la mia famiglia. O con mio marito, mia moglie, mio figlio, mia figlia. Ancora, sono qui con degli amici. Sono qui con il mio fidanzato, sono qui con la mia migliore amica. Insomma, questa è la struttura da seguire per parlare della vostra situazione, cioè con chi viaggiate. Mi consiglia qualcosa di tipico? Questa è una frase d'oro. Segnatevela, evidenziatela perché vi tornerà molto utile. Potete usarla al ristorante, nei negozi di alimentari, nelle enoteche e tutti saranno pronti a darvi elenchi, liste di suggerimenti, di ristoranti, di piatti e così via. Altre forme simili sarebbero: mi consiglia un piatto tipico? Mi consiglia un vino della zona? Mi consiglia un dolce locale? Mi consiglia un secondo del posto? Gli italiani sono fierissimi della loro cucina regionale e amano parlarne, quindi preparatevi a sentire lunghe liste, anche in questo caso. Cosa mi consiglia di vedere? L'altra frase d'oro, ma questa per luoghi, attività. Cosa mi consiglia di vedere in città? Cosa mi consiglia di visitare nei dintorni? Quindi in altri posti che non siano la città in cui vi trovate, ma che sono comunque molto vicini. E ricordate, molto spesso in Italia, ma penso sia lo stesso nel resto del mondo, i consigli migliori non vengono dalle guide turistiche, ma dai locali. Il barista, il tassista, la signora del bed and breakfast. Fidatevi. Loro sanno dov'è la vera bellezza. E adesso passiamo invece alle frasi salvavita per i ristoranti e i negozi. Sicuramente la più comune è vorrei. Vorrei un caffè. Vorrei una pizza margherita.
Vorrei un bicchiere di vino rosso. Vorrei è il condizionale del verbo volere e chiaramente suona molto più cortese e più gentile rispetto a voglio, che invece suona molto più diretto, quasi brusco. Se entrate in un bar e dite voglio un caffè, suona un po' autoritario. Dovete farmi un caffè, sì o sì. Ancora, prendo, alternativa a vorrei. E vi dirò di più. Vorrei è quella più gettonata nei libri. Prendo è la più gettonata tra gli italiani. È leggermente più diretta rispetto a vorrei, ma comunque cortese e credetemi, la utilizziamo più spesso di vorrei. Se vado in una pizzeria, quando arriva il cameriere, non dico io vorrei una pizza margherita. Dico piuttosto prendo una pizza margherita. O io prendo le lasagne. O ancora prendo un tiramisù. Funziona? Benissimo. Domanda per voi. Perché qualche volta ho usato io in queste frasi io prendo e qualche altra volta no? Prendo un tiramisù? Dipende dal contesto. Se siete con altre persone al tavolo, arriva il cameriere e vi dice cosa prendete, ognuno dirà io prendo questo, per indicare questo è soltanto il mio ordine, non so cosa faranno gli altri. Se invece il cameriere parla solo a voi, perché magari siete da soli o perché siete l'ultima persona del gruppo che ancora non ha ordinato, e in quel caso non serve creare un confronto con gli altri. Potete direttamente dire prendo. Non so, il cameriere vi dice e lei signora cosa prende? Prendo una margherita. Mi può dare? Questa è una forma di cortesia molto utilizzata per chiedere qualcosa. Mi può dare il menù? Mi può dare un altro tovagliolo? Mi può dare il sale? Se invece siete in confidenza, se vi date del tu con quella persona, potete direttamente dire mi puoi dare? Mi puoi dare il pane, per favore? Avete un tavolo per... La prima frase da utilizzare quando entrate in un ristorante. Avete un tavolo per 2? Avete un tavolo per 6? Se non avete prenotato, cosa che vi consiglio di fare, soprattutto nei ristoranti più popolari e soprattutto di sera, questa è la domanda chiave. E preparatevi perché il cameriere potrebbe rispondervi con avete prenotato? E voi dovreste dire no, ma è ancora possibile sedersi? Se poi siete da soli potete tranquillamente chiedere avete un tavolo per una persona? Non c'è niente di male, neanche in Italia, come in molti altri paesi, a mangiare da soli al ristorante. Prossime 2. Frasi salvavita. Sono allergico a. Oppure senza glutine. Se avete un'allergia dovete comunicarlo immediatamente al ristorante. Evitare problemi. Sono allergico alle noci. Sono allergica al lattosio. O sono celiaca al femminile. Ho bisogno di un piatto senza glutine. Ormai oggigiorno tutti i ristoranti offrono opzioni senza glutine, anche le pizzerie,
e quindi non è un problema. Se avete ancora dei dubbi quando vedete il piatto che vi portano, potete chiedere: questo piatto contiene, non so, questo piatto contiene glutine? Questo piatto contiene le arachidi? Ancora, non potevo non includerla in questa lista. Quanto costa? Frase indispensabile in negozio, al mercato, ovunque. Se sono più cose, quanto costano? Plurale. E un consiglio da italiana: se andate al mercato, soprattutto in quei mercati più tradizionali, come per esempio il mercato di Porta Portese a Roma, si può tranquillamente trattare sul prezzo. Provate a dire: mi fa un po' di sconto o me lo dà per 5 euro, per esempio, se costa 7. Se siete fortunati, funziona. Io direi che funziona nella maggior parte dei casi, in realtà. Ripeto, al mercato. Posso pagare con la carta? Frase utilissima, soprattutto in Italia, soprattutto nei bar più piccoli, alle bancarelle, nei mercatini, nelle pizzerie al taglio. A volte non accettano la carta, cioè per legge dovrebbero, ma diciamo che qualche volta la realtà è un po' diversa. Quindi prima di ordinare chiedete questo e portate sempre un po' di contanti con voi. Consiglio da italiana. Ci può portare il conto? Eh già, perché quando finite di mangiare, il conto non arriva da solo direttamente come in altri paesi, perché è comune in Italia, dopo aver mangiato, trattenersi al tavolo per chiacchierare. E, tranne se il ristorante è strapieno, generalmente ve lo concedono. Perciò dovete essere voi a chiedere il conto. Vi basterà alzare leggermente la mano, così o solo con l'indice, e dire: scusi, ci può portare il conto, per favore? C, se siete più persone, può portare a noi il conto. Mi, se siete da soli. Scusi, mi può portare il conto, per favore? E ricordate, in Italia la mancia non è obbligatoria come in altri paesi. Se il servizio è stato ottimo, potete lasciare qualche euro come mancia, ma se non lo fate nessuno se la prenderà. Allora, state prendendo appunti? Perché dovete essere pronti per il vostro prossimo viaggio in Italia. Il mio consiglio è quello di salvare tutte queste espressioni, frasi che vi sto dando nelle vostre proprie flashcard personali. E sapete qual è il migliore posto per conservare tutte le vostre flashcard personali? L'Accademia di Lernamo. Tutto quello che vi serve per fare pratica con il vostro italiano ogni giorno. E ci sono proprio le flashcard. Cliccando 2 volte sulla parola che non conoscete, ne leggerete il significato nella vostra lingua e la potrete salvare nelle vostre proprie flashcard personali. E soprattutto le potete generare voi stessi, digitando l'argomento che desiderate. Per esempio, viaggio in Italia. Immediatamente vi verranno create le flashcard proprio su quell'argomento. E poi, per esempio, potete chattare o addirittura parlare con il nostro chatbot di intelligenza artificiale. Dunque, sia in forma scritta sia in forma
parlata con il vostro microfono, vi risponderà immediatamente parlando e ricordate, il nostro chatbot di intelligenza artificiale è stato proprio pensato per insegnare l'italiano e dunque vi corregge tutti gli errori, vi offre delle alternative più naturali. Tutto questo in qualsiasi momento. E voi potete vedere al termine della chat tutto un riepilogo con gli errori che avete commesso e con le spiegazioni. Ma non c'è solo questo, perché nell'Accademia trovate anche PDF, esercizi, podcast su tantissimi argomenti di grammatica e cultura italiana, suddivisi per livelli, storie suddivise per livelli. E attenzione, ogni settimana vi riassumiamo tutte le notizie relazionate con l'Italia e ve le spieghiamo parola per parola, offrendovi anche il contesto culturale alle spalle. Ah, e c'è anche un gruppo Telegram, dove ci sono anche io, in cui potete interagire con me e con tutti gli altri iscritti all'Accademia. Perciò visitate lernamo.com/accademia e iscrivetevi. Ma riprendiamo con il nostro video e con il prossimo blocco. Spostamenti e orientamento. Dov'è più luogo? Dov'è il bagno? Dov'è la stazione? Dov'è il Colosseo? Frase fondamentale per orientarsi, per chiedere informazioni. Se sono più luoghi o se si tratta di un luogo plurale come i bagni, allora userete dove sono. Dove sono i bagni? Gli italiani amano dare indicazioni, cercate di seguirli se possibile, comunque ringraziateli sempre anche se non avete capito nulla. Se invece lo chiedono a voi, voi potete rispondere: mi dispiace, non sono del posto. Significa non sono di qui, quindi non saprei aiutarti con le indicazioni. Altra domanda perfetta dopo dov'è? È vicino? O in alternativa è lontano? Perché sapere dove si trova una cosa è importante, ma sapere se è raggiungibile a piedi o se invece dovete prendere l'autobus è tutt'altra cosa. Scusi, la stazione è lontana? Il Duomo è vicino? O in alternativa è nelle vicinanze? Fate solo attenzione a una cosa. Gli italiani considerano le misure in maniera un po' soggettiva, il che significa che se vi dicono sì, è vicino, può significare a 50 metri o a 2 chilometri. Perciò, se volete essere sicuri, chiedete: posso arrivarci a piedi o mi serve l'autobus? Ancora, a che ora apre o chiude? Domanda fondamentale perché in Italia gli orari sono italiani. Qualche museo chiude per esempio il lunedì, oppure ci sono tantissimi negozi e anche ristoranti qualche volta, soprattutto nei paesini più piccoli, che sono chiusi per pranzo, tipo dalle 13 fino alle 16. Quindi è sempre meglio chiedere: a che ora apre il ristorante? A che ora chiude la farmacia? Ancora, a che ora parte o arriva il treno? Frase indispensabile se decidete di viaggiare con il treno, che in Italia è forse il migliore mezzo per spostarsi tra città. A che ora parte il treno per Firenze? A che ora arriva il treno a Venezia? In Italia abbiamo treni ad alta velocità come le Frecce o Italo e treni regionali che si muovono all'interno della regione, che sono più lenti, più economici e molto spesso in ritardo. Quindi monitorate la situazione del vostro treno
sui tabelloni che ci sono nella stazione. Sempre lì è riportato l'orario di partenza del treno, l'orario di arrivo a destinazione, il binario da cui il treno deve partire ed eventuali ritardi. Un biglietto per frase universale. La usate per il treno, l'autobus, la metropolitana, il museo, il cinema. Un biglietto per Roma, per favore. 2 biglietti per gli Uffizi. E mi raccomando, se vi danno il biglietto cartaceo per il treno, dovete ricordarvi di obliterarlo, e cioè di inserirlo nelle apposite macchinette che trovate in stazione. Queste ve lo convalideranno, quindi vi segneranno l'orario e il giorno, e solo così il biglietto sarà valido. Altrimenti, anche se ce l'avete, rischiate una multa. Passiamo invece adesso al blocco aiuto e comunicazione. Mi sono persa. Frase importantissima, soprattutto se il vostro telefono ha finito i giga di internet o se si è completamente scaricato e quindi non potete più utilizzare Google Maps. Oppure, nei centri storici più antichi, come ad esempio quello di Napoli o quello di Venezia, talvolta persino il navigatore si confonde perché i vicoli sono davvero strettissimi e quindi è sempre meglio fermare qualcuno e dire mi sono persa, come torno al mio albergo, come vado? Scusami, non parlo molto bene l'italiano. Anche questa è una frase salvavita. Sia che qualcuno vi faccia una domanda in italiano molto veloce, sia che qualcuno vi risponda in maniera molto veloce in italiano, fermatevi e dite: scusami, non parlo molto bene l'italiano, puoi parlare più lentamente? Gli italiani saranno entusiasti del fatto che voi stiate imparando la loro lingua e rallenteranno volentieri e cominceranno anche ad alzare il tono di voce per qualche ragione e a usare molti più gesti e a parlare in questo modo, il che rende la conversazione più chiara. E perché no? Potreste anche instaurare un bel rapporto di amicizia. Mi aiuti, per favore? Frase preziosissima in caso di difficoltà. La potete usare per chiedere aiuto con i bagagli, con una mappa, con una macchinetta del biglietto che non funziona e che succede spesso. Mi aiuti? È la versione informale. Magari se la persona che fermate è più giovane di voi. Mi aiuta? È invece la versione formale. Gli italiani sono davvero molto disponibili con i turisti e quindi non vi preoccupate, se avete bisogno di aiuto chiedete. Non ho capito, può ripetere? Questa serve invece per i momenti specifici in cui qualcuno vi dice qualcosa e voi non la afferrate, non la capite. Evitate di fare finta di aver capito. Questo capita molto spesso a me, anche con qualche mio studente. Mi accorgo che non ha capito perché non risponde, fa solo questo. In realtà non aiuta nessuno, perché non aiuta voi e alla persona davanti a voi non costa nulla ripetere, perciò semplicemente con un sorriso dite non ho capito, può ripetere? O può ripetere più lentamente, per favore? Ripeto, nessuno si offenderà o si annoierà, al contrario,
Tutti gli italiani desiderano fare una bella conversazione e se voi fingete di capire e fate solo questo, la conversazione non può andare avanti. E ricordate, capire l'italiano parlato velocemente è una sfida anche per i più avanzati. Quindi non vi preoccupate se non capite tutto quando gli italiani parlano tra di loro o quando vi parlano un po' velocemente. Avete segnato tutte queste frasi che abbiamo visto in questo video perché adesso ho un esercizio finale per voi. Prima però volevo ricordarvi, se ancora non avete guardato il video guida ai vostri viaggi in Italia, dovete assolutamente guardarlo adesso e lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. È proprio una guida completa. E invece vi ricordo che se cercate la versione scritta di tutto questo di cui vi ho parlato in questo video, la trovate sul nostro sito web lernamo.com. Andate nella sezione lezioni e lì c'è una barra di ricerca, digitate le parole chiave e subito vi comparirà l'articolo su quell'argomento che è tradotto in 2 lingue e alla fine ha gli esercizi interattivi per fare pratica e ripassare e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Adesso facciamo il nostro esercizio, un esercizio interattivo. Io vi darò 3 situazioni, 3 contesti e voi dovete dirmi quale frase usereste in ogni contesto. Controlliamo insieme le risposte. Prima situazione. Siete in un ristorante a Bologna e volete chiedere al cameriere quale piatto tipico provare. Cosa dite? Un signore italiano vi chiede perché siete in Italia. Voi siete in viaggio di piacere per 10 giorni con vostra moglie o vostro marito. Come rispondete? Siete in un ristorante a Roma, avete finito di mangiare e volete pagare. Cosa chiedete al cameriere? Vi lascio ancora qualche secondo per pensare alle risposte e vi ricordo intanto che potete iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, dei materiali esclusivi e gratuiti su lingua, cultura italiana e un episodio ogni settimana di una storia in base al vostro livello di italiano, con le avventure dei personaggi, un ripasso grammaticale, degli esercizi, un po' di contesto, delle curiosità. Tutto gratis, quindi vale la pena. Bene, e adesso vediamo un po' le soluzioni, le risposte. Se siete a Bologna e volete mangiare un piatto tipico, cosa chiedete? Mi consiglia un piatto tipico? O cosa mi consiglia di tipico? Potete anche essere un po' più creativi, non so, qual è il piatto tipico del posto? Seconda situazione, siete in Italia in viaggio di piacere. Sono in vacanza in Italia per 10 giorni con mio marito o mia moglie. Se siete invece a Roma e avete finito di mangiare e volete pagare, chiedete: mi scusi, ci può portare il conto per favore? Lo sapevate? Le avevate scritte correttamente? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se siete già stati in Italia, se state programmando il vostro primo viaggio in Italia o il vostro 100° viaggio in Italia o se viaggiare in Italia è un vostro sogno da realizzare prima o poi nella vita. Fatemelo sapere nei commenti. E io vi saluto. Vi ricordo di passare dalla nostra accademia per fare pratica ogni giorno con tanti materiali esclusivi. Lasciate un mi piace al video che ci aiuta un sacco con l'algoritmo e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Con questo è tutto, io vi aspetto prestissimo con un nuovo video.